E se vi dicessi che il più grande talento della storia del calcio stesse per rinascere oggi? 1,65 m di pura magia, un piede sinistro capace di riscrivere le leggi della fisica. Diego Armando Maradona non è stato solo un calciatore, è stato un dio pagano, un rivoluzionario del pallone, capace di trascinare un'intera nazione alla gloria e di trasformare Napoli nella capitale del calcio mondiale. Tecnica fuori scala, dribbling ubriacanti, visione da regista illuminato e leadership da trascinatore, ma anche genio e sregolatezza, luci abbaglianti e ombre profonde. Oggi, però, lasciamo da parte il mito, perché ci chiediamo una cosa: ma cosa succederebbe se esordisse oggi? Come cambierebbe la sua storia? Dove giocherebbe? Cosa vincerebbe? Riuscirebbe a diventare leggenda anche nel calcio moderno? È il momento di scoprirlo. Questo è il nostro Maradona, appena sedicenne, e quelle che vedete sono le sue prime caratteristiche, perfettamente in linea con un giocatore che ha appena cominciato. Per chi non conoscesse Football Manager 2024, le abilità vanno da 1 a 20. Per quanto riguarda me, non interverrò in alcun modo durante le stagioni, se non nel momento in cui arriveranno delle offerte di mercato per il nostro Diego. In quei casi prenderò la decisione migliore per lui e per la sua carriera. Detto questo, direi che possiamo cominciare. La nuova avventura di Diego Armando Maradona ricomincia dalle giovanili dell'Argentinos Juniors. La prima stagione da professionista si è appena conclusa e la sua crescita, che vediamo per la prima volta accompagnata dalla grafica, è molto interessante. Non ha ancora disputato partite ufficiali, ma ha accumulato esperienza giocando una decina di amichevoli tra prima squadra e riserve, che lo hanno aiutato nella sua maturazione. Inoltre, l'allenatore ha cominciato a provarlo come centrocampista centrale. Chissà se questo nuovo ruolo tornerà utile nel corso della sua carriera. Anche la seconda stagione è ormai alle spalle e la crescita è continuata. Diego sta iniziando a diventare un giocatore molto interessante. Ha disputato tantissime amichevoli con la squadra riserve, collezionando anche diversi gol e assist. Secondo me questa stagione gli avrà spalancato le porte della prima squadra. Purtroppo non è andata esattamente così, o meglio, non del tutto. Ma prima di approfondire, diamo un'altra occhiata, sempre con l'aiuto della grafica, alla sua evoluzione. Ora ha tutte le qualità per essere un trequartista titolare in Argentina e spero davvero che l'Argentinos non gli tagli le gambe tenendolo ancora troppo a lungo dalle riserve. Un piccolo segnale positivo è arrivato verso la fine. Ha infatti giocato un paio di partite con la prima squadra, seppur per pochi minuti e senza lasciare il segno. Ma sembra proprio che l'allenatore volesse fargli assaggiare il campo, magari in vista di un futuro lancio da titolare nella stagione successiva. E così, nella stagione 2025-2026, Diego Armando Maradona completa finalmente la sua prima vera stagione da titolare in Argentina. La sua crescita è stata mostruosa, frutto di ottimi allenamenti, ma soprattutto della tanta esperienza accumulata in campo. Ha giocato 32 partite in totale, segnando 5 gol e servendo 4 assist, sempre da trequartista centrale. E non solo, ha dimostrato grande continuità, mantenendo una media voto superiore al 7 per tutta la stagione. Grazie anche a lui, l'Argentino sta chiuso al 10° posto in campionato. Il funzionamento del torneo argentino è un po' complicato, quindi vi risparmio una spiegazione lunga e probabilmente anche imprecisa e ci fidiamo semplicemente di ciò che vediamo. Il suo primo gol da professionista è arrivato contro il Newell's Old Boys. Prima è andato vicinissimo a una rete stupenda, fermato solo da un doppio palo, poi ha trovato la gioia del gol ribattendo in rete dopo una serie di rimpalli. A metà della stagione successiva, che coincide con l'apertura del mercato estivo in Europa, ci fermiamo un attimo per fare il punto. In questa prima parte di campionato ha sempre giocato da titolare, partendo 22 volte dal primo minuto, con 3 gol e 5 assist, ma soprattutto ha tirato su di sé molta attenzione, ed è proprio questo il motivo per cui ci fermiamo. Sono arrivate ben 3 offerte, tutte dalla Premier League, e dobbiamo valutarle con attenzione, perché non possiamo permetterci di mandarlo in una squadra dove non troverebbe spazio. Significherebbe troncare la sua crescita. La prima proposta arriva dal Brentford, una squadra interessante, che con i suoi metodi alternativi si sta ritagliando spazio nella parte alta della Premier. Sono attualmente allenati da Vicente Moreno, un buon tecnico e, come vediamo dal valore relativo alla valorizzazione dei giovani, punterebbe sicuramente su Diego. Tuttavia il modulo a 2 punte lo costringerebbe ad adattarsi da attaccante centrale, un ruolo in cui finora non ha mai giocato. La seconda offerta arriva dal Newcastle. Dopo l'acquisizione da parte del fondo PIF, i bianconeri sono diventati una certezza in Premier League, acquistando giocatori di alto livello, come Wirtz per esempio. E questo è un problema per noi. Non vogliamo che Maradona resti chiuso in panchina, e col tedesco titolare fisso rischieremmo proprio questo. Inoltre sono allenati a Zinedine Zidane, che non utilizza un modulo con il trequartista. Infine c'è il Tottenham. Offrono 1 milione in meno rispetto alle altre, ma hanno sempre avuto una squadra interessante e soprattutto un allenatore che stimo molto anche nella realtà, Julian Nagelsmann, un tecnico giovane che punta sui giovani, con idee moderne e un modulo che prevede ben 2 trequartisti, il che ovviamente darebbe a Diego il doppio delle possibilità di giocare da titolare. Per questo motivo credo che gli Spurs siano la scelta migliore, e così forziamo il trasferimento a nord di Londra per 5 milioni e mezzo. Diego Armando Maradona diventa un nuovo giocatore del Tottenham.
La prima stagione in Europa si è conclusa e dopo aver ritrovato il ritmo abituale delle stagioni, diamo un'ultima occhiata alla crescita di Maradona con il supporto della nostra grafica. Al momento è uno dei trequartisti più interessanti d'Europa e con soli 21 anni ha ancora davanti a sé diverse stagioni di crescita. Nonostante fosse appena arrivato ha giocato tantissimo da titolare, 24 presenze dal primo minuto e 16 da subentrato, per un totale di 40 partite stagionali. In questa ha messo a segno 7 gol e servito 7 assist ai suoi compagni. Ha anche dimostrato una grande personalità, con quasi 3 dribbling completati in media partita. Il Tottenham però ha faticato parecchio. Ha concluso la stagione all'8° posto in Premier League, senza andare lontano in nessuna delle due coppe nazionali e rimanendo quindi fuori dalle competizioni europee. Per cambiare tono, quindi, vi mostro però il suo primo assist in Europa, perché è davvero particolare. Una sponda perfetta di testa e parliamo di un giocatore alto 165 cm, non proprio una cosa da tutti i giorni. Nonostante l'assenza di trofei è arrivata comunque una grande soddisfazione. Durante l'estate Maradona è esordito con la nazionale maggiore a 21 anni. Speriamo che la prossima stagione ci regali però qualcosa in più. E infatti in questa nuova annata il nostro Diego ha giocato ancora di più. Pur senza Coppa Europea ha collezionato 44 presenze stagionali, quasi tutte da titolare, segnando 15 gol e servendo 9 assist. È diventato il vero fulcro del gioco. I compagni ora lo cercano in ogni azione e i 1100 passaggi completati lo dimostrano chiaramente. L'assenza delle coppe ha aiutato anche la squadra, che ha chiuso al 2° posto in Premier League, anche se ha dovuto guardare gli eterni rivali dell'Arsenal alzare il trofeo, grazie agli 11 punti in più conquistati. Tuttavia niente da fare anche stavolta nelle coppe nazionali, dove gli Spurs sono stati eliminati presto in entrambe. A salvare ancora una volta la stagione è la nazionale. Con una punizione perfetta Maradona segna il suo primo gol con l'Argentina, punendo l'Ecuador e segnando un'altra tappa importante nel suo cammino. Un'altra stagione è passata e ora Diego è diventato un centrocampista offensivo impeccabile, con una valutazione di mercato che oscilla tra i 100 e i 350 milioni di euro. In 55 partite stagionali ha alzato ancora il livello, 17 gol e 8 assist da trequartista. Tuttavia, per la prima volta la sua media voto scende sotto il 7, segno forse di una stagione meno brillante sia per lui che per la squadra. Il Tottenham ha comunque chiuso al 3° posto in campionato, assicurandosi un posto in Champions League, ma i punti totali sono solo 64, ben 22 in meno dell'Arsenal, ancora una volta campione. E ancora una volta fuori dalle coppe inglesi, gli Spurs si sono concentrati sulla Champions, ma l'avventura si è chiusa troppo presto. Eliminazione agli ottavi proprio contro il Napoli, vittorioso per 1-0 al ritorno dopo un pareggio all'andata. Durante l'estate però arriva il grande evento, il mondiale in Turchia, e l'Argentina lo domina, arriva in finale, batte il Brasile 4-1 e conquista il titolo. Diego però, chiuso da Mastantone e McAllister, ha giocato una sola partita, durante la quale è stato cruciale. Ha infatti servito l'assist del gol decisivo contro il Giappone negli ottavi. Grazie a quella presenza può ufficialmente festeggiare il primo trofeo della carriera. E che trofeo? La Coppa del Mondo. La prima in un viaggio che è solo l'inizio. Siamo alla fine della stagione 2030-31 e ora Maradona è considerato un trequartista top class da tutti i media, ma questa è stata forse la sua peggior stagione da professionista. Ha collezionato solo 44 presenze tra campionato e Champions, con 13 gol e 6 assist, ma il problema è altrove. Quando non segna o non assiste, gioca male, e questo si è visto spesso durante l'anno. Anche la squadra non l'ha aiutato, 7° posto in Premier, fuori dall'Europa per la prossima stagione e ancora a mani vuote nelle coppe nazionali, vinte da Brentford e Crystal Palace. Una stagione totalmente da dimenticare. In Champions infatti le cose non sono andate meglio. Eliminazione agli ottavi dal Manchester City con un complessivo 5-3, dopo aver superato i playoff più per fortuna che per merito. Ma appena conclusa la stagione arrivano 2 ancore di salvezza, o meglio, 2 offerte clamorose. Barcellona e Lipsia si presentano con 149 milioni di euro in contanti. Il Lipsia, ormai diventato una potenza europea, sta dominando in Germania già da qualche stagione, ma alla guida c'è Conceição, un tecnico che non apprezzo particolarmente e che gioca con un 4-4-2 che costringerebbe Maradona ad adattarsi da attaccante. Dall'altra parte il Barcellona, una delle regine di Spagna, oggi allenata da Mikel Arteta, tecnico giovane, brillante e fautore di un calcio offensivo. E se proprio dobbiamo adattare Diego in una posizione diversa, allora meglio farlo al Camp Nou, dove il tiki-taka potrebbe trasformarlo in un falso 9 devastante. La decisione è presa. Per 149 milioni Maradona segue le orme del vero Diego e si trasferisce al Barcellona. Ora non resta che una cosa da chiedersi: è finalmente arrivato il momento dei trofei? La prima stagione da giocatore del Barcellona si è appena conclusa ed è stata senza ombra di dubbio la migliore della sua carriera. In 51 presenze, tutte da titolare, ha segnato 38 reti, giocando per la prima volta da punta centrale. Ma non solo, ha servito 17 assist ai compagni e la sua media voto è schizzata alle stelle, raggiungendo un incredibile 7.6. Grazie anche alle sue prestazioni il Barcellona ha vinto la Liga, precedendo di 3 punti gli eterni rivali del Real Madrid. Rivali che sono stati battuti di nuovo nella finale di Coppa del Rey, con una rimonta negli ultimi 10 minuti in una partita brutta, combattuta, ma vinta con
carattere. In Champions League però il percorso si è interrotto agli ottavi di finale, dove l'Arsenal ha dominato con un secco 3-0 all'Emirates. Il primo gol con la maglia blaugrana è arrivato contro il Siviglia, una girata di testa da pochi metri su cross perfetto di Doku. In estate invece si è giocata la Coppa America, ma l'Argentina, pur raggiungendo la finale, non è riuscita a portare a casa il trofeo. A 26 anni, nel pieno della maturazione, Maradona ha trovato la sua dimensione. Lo dimostrano le sue statistiche stagionali: 50 presenze, 21 gol segnati e 9 assist serviti ai compagni. La fiducia del gruppo nei suoi confronti è totale e 1400 passaggi completati ne sono la prova. Ma non finisce qui: 109 passaggi chiave e 34 occasioni create per i compagni. Il Barcellona però ha dovuto arrendersi al Real Madrid in campionato, che ha chiuso con 2 punti in più. Male in Supercoppa spagnola, mentre in Coppa del Re è arrivato il secondo trofeo consecutivo, battendo il Betis 2-1 grazie alla doppietta di Ansu Fati. In Champions League qualcosa è cambiato. Il Barça ha superato finalmente gli ottavi, ma si è fermato ai quarti, dove il PSG ha vinto sia all'andata che al ritorno, imponendosi 4-1 nel complessivo. Il percorso europeo si conferma ancora incompleto. Giugno 2034, quella appena conclusa, è stata una stagione fuori di testa. Il Barcellona ha cambiato allenatore e Maradona è tornato a giocare da trequartista. Il risultato? 61 presenze, tutte da titolare, 43 gol, 15 assist, 2200 passaggi completati con l'85% di precisione e una percentuale di cross riusciti del 24%. Precisione chirurgica ovunque lo si guardi. Purtroppo però il Real Madrid è stato semplicemente perfetto. 101 punti che hanno reso inutili i 97 del Barcellona. Questa volta però la Supercoppa è finita a blaugrana, vittoriosi ai rigori proprio contro i Blancos. E non è tutto: grazie al rigore segnato da Maradona il Barça ha conquistato anche la Coppa del Re, portando a 2 i trofei stagionali. In Europa invece si è ripetuto il copione: ancora quarti di finale, ancora contro il PSG e ancora eliminazione. Dopo la vittoria dell'andata il Barcellona è crollato 3-0 al Camp Nou, venendo nuovamente eliminato. L'estate ha portato un'altra grande occasione: il mondiale, ma in finale l'Argentina si è dovuta arrendere alla Germania, che ha vinto con un netto 3-0. Una stagione piena di rimpianti, ma che potrebbe portare il primo vero riconoscimento personale. Ed infatti alla fine dell'anno successivo arriva la conferma: Maradona ha vinto il pallone d'oro, un premio meritato nonostante tanti rimpianti e pochi trofei conquistati in stagione. La stagione è stata leggermente meno intensa in termini di gol, ma comunque incredibile. Ha giocato 49 partite sempre da titolare, segnato 36 gol e servito 25 assist. La sua media voto infatti è esplosa, 7.78, una delle più alte mai viste, ma non è bastato. Secondo posto in Liga a 5 punti dal Real Madrid, eliminazione precoce sia dalla Supercoppa che dalla Coppa del Re e per la terza volta consecutiva fuori ai quarti di Champions, questa volta contro il Lipsia, che ha vinto un duello spettacolare per 5-4 complessivo. L'unica consolazione è il miglior gol della stagione: inserimento fulmineo tra i difensori del Villarreal e un sinistro chirurgico sul secondo palo dopo appena 3 minuti. Siamo nel 2035-2036 e Maradona ha ormai quasi 30 anni, ma continua a stupire e ha vinto un altro pallone d'oro grazie alle performance della stagione precedente. Anche in questa i suoi numeri sono da urlo: 56 presenze, 36 gol, 23 assist e una media di 2,5 dribbling a partita che portano scompiglio nelle difese avversarie. Ma ancora una volta il Barcellona non accompagna né lui né Yamal. Il Real Madrid domina la Liga con 101 punti, mentre il Barcellona si ferma al secondo posto staccato ai 10 lunghezze. L'unico trofeo stagionale arriva in Supercoppa, vinta rigori contro il Real, trascinati da Maradona, autore di una doppietta e premiato con un 9.2 in pagella. In Coppa del Re invece ha trionfato il Valencia ai rigori. Dopo aver provato a trascinare la squadra, al 100° minuto Maradona ha dovuto lasciare il campo per un affaticamento. In Champions League ancora una volta fuori agli ottavi, battuti dall'Arsenal con un complessivo 4-3 in una doppia sfida da brividi. In estate si è disputata la Coppa America e ancora una volta l'Argentina è arrivata in finale, questa volta contro il Brasile. Partita tesissima, piena di cartellini rossi. Maradona inoltre ha giocato per la prima volta in carriera da centrocampista centrale nel 4-4-2 del nuovo CT e ha brillato ancora. Assist decisivo per il 2-0 finale, un tocco leggero ed esterno che ha liberato Fabrizio Aguero davanti alla porta. Ora non resta che una cosa: sperare che il Barcellona prima o poi riesca a supportare davvero le sue 2 stelle più luminose. Diciamo che in un certo senso il Barcellona ci ha provato ad accontentarmi, anzi ad accontentare Maradona e Yamal. Ma partiamo da Diego, perché arriva il terzo pallone d'oro consecutivo, superando Wirtz come piccola soddisfazione personale. In questa stagione ha giocato tantissimo: 62 presenze, 30 reti e 16 assist. Qualche rigore sbagliato di troppo, è vero, ma direi che possiamo perdonarglielo. Aspettate però prima di arrabbiarvi: è vero, il Barcellona ha chiuso terzo in classifica, ma con soli 4 punti di distacco dal Real Madrid e a pari punti con il Valencia, che l'ha superato solo per gli scontri diretti. È anche vero che non sono arrivate coppe nazionali, ma in Champions League la squadra ha raggiunto la semifinale prima di crollare all'Olimpico in una disastrosa sfida contro la Lazio. Tuttavia il miglioramento c'è stato e io resto fiducioso, sperando che anche Yamal resti con noi, perché noi di certo non ci muoveremo.
E infatti non ci siamo mossi, la squadra c'è e questa volta è stato Yamal a vincere il pallone d'oro per le sue prestazioni nella stagione precedente. Nel frattempo invece Maradona è stato promosso capitano del Barcellona, un riconoscimento troppo importante per pensare a un trasferimento. Diego ha risposto sul campo mettendo insieme 64 partite ad altissimo livello, 39 gol, 23 assist e mantenendo una media voto del 7,5. Siamo a anni luce lontani dal Maradona incostante delle prime stagioni. E finalmente, dopo anni di tentativi, il Barcellona è tornato a vincere la Liga. 95 punti, 10 vantaggio sull'Atletico Madrid, con il Real relegato al terzo posto. Niente da fare in Supercoppa e Coppa del Rey, ma stavolta la squadra è arrivata fino in fondo in Champions League e l'ha vinta. Anche se la prestazione di Diego in finale non è stata brillante, nessuno può rimproverargli nulla. 6 gol e 3 assist in 12 partite europee e il cerchio finalmente si chiude. E rende un po' amaro il terzo posto dell'Argentina al Mondiale del 2038. Poteva essere una stagione da leggenda, lo è comunque, ma un po' di meno. Diego ormai ha 32 anni e davanti a sé ha solo un paio di stagioni per arricchire ancora il suo palmarès. Si comincia con il quarto pallone d'oro, meritatissimo da una stagione in cui ha trascinato il Barcellona su di gol e assist. In questa stagione i numeri si sono però abbassati, ma restano di livello assoluto. 51 presenze, 22 gol e 13 assist. La stagione si è aperta con la Supercoppa Europea, dove il Barça ha giocato malissimo, concedendo spazio a volontà al Chelsea, che ha vinto 2-0. Per soli 2 punti inoltre è sfuggita anche la Liga, vinta ancora una volta dal Real Madrid, tornato a dominare. In Supercoppa spagnola però ha trionfato il Barcellona. Maradona ha giocato da mezzala sinistra, offrendo una prestazione eccellente. Forse è stato proprio il cambio di ruolo ad abbassare leggermente i suoi numeri stagionali. In Coppa del Rey comunque non ha potuto scendere in campo in finale a causa di un infortunio, ma la squadra è comunque riuscita a battere Real 2-1. In Champions eliminazione agli ottavi per mano del Milan, dopo 2 pareggi e una sconfitta ai rigori, e di conseguenza niente difesa del titolo. A 33 anni Diego ormai è una leggenda vivente e se guardiamo i numeri è facile capire perché. 58 presenze, 38 gol, 15 assist e una media voto sopra il 7,5. Il Barcellona inoltre ha dominato la Liga vincendola con 7 punti di vantaggio su Real. Ha vinto anche la Supercoppa in una partita leggendaria. Infatti dopo il pareggio nei minuti finali, ai supplementari, Maradona ha conquistato e segnato il rigore decisivo, trascinando la squadra nonostante l'inferiorità numerica per quasi 120 minuti. Ha vinto inoltre anche la Coppa del Rey battendo un sorprendente Real Saragozza per 1-0. In Champions invece il Bayern Monaco si è dimostrato troppo forte. Il Barcellona ha lottato, ma si è arreso con un complessivo 7-4. E in estate si è giocata anche l'ultima Coppa America di Diego con la maglia dell'Argentina. Purtroppo la squadra però ha chiuso al terzo posto, mentre il Brasile ha trionfato in finale. E ora è il momento, comincia l'ultima stagione della sua carriera e Diego vuole chiudere al meglio. Fermi tutti, facciamo un bel respiro. Per iniziare nel miglior modo possibile l'ultima stagione, Maradona conquista il quinto pallone d'oro della sua straordinaria carriera e per dimostrare che avrebbe potuto giocare all'infinito colleziona 62 presenze, durante le quali segna 23 gol e 18 assist. Numeri che possono sembrare più bassi, ma lo ha fatto giocando da centrocampista centrale. Numeri fuori di testa, altro che bassi. Il Barcellona ha vinto la Liga con 106 punti, frutto di 34 vittorie e 4 pareggi. Un cammino incredibile che non ha lasciato scampo a Real. Nelle coppe nazionali le cose non sono andate benissimo, ma non importa, perché tutta l'attenzione era sulla Champions League e lì la squadra è arrivata in finale dove ha affrontato il Manchester City. Una finale perfetta, il Barcellona ha dominato, concesso pochissimi tiri agli inglesi e ha vinto grazie al rigore segnato da Maradona e al gol del compagno di reparto Bernal. Semplicemente incredibile. Qualche giorno dopo si è disputato il mondiale per club e in quella competizione è arrivato l'ultimo gol della carriera di Diego. Controllo a portare la palla sul mancino e tiro perfetto all'incrocio sul palo lontano. Un gol meraviglioso che però non è bastato ovviamente a vincere il trofeo. Ma va bene così, la leggenda è completa, il viaggio è finito e Diego Armando Maradona è entrato di diritto nella storia. Nel corso della sua carriera Maradona ha collezionato 803 partite, un numero altissimo, e durante tutte queste partite ha segnato la bellezza di 386 reti, giocando soltanto un paio di stagioni come prima punta. Ed inoltre ha servito 213 assist ai suoi tanti compagni di squadra, che si sono avvicendati nel corso di queste stagioni. Sono state 19 le competizioni vinte in carriera, tra cui 4 volte la Liga con il Barcellona, 5 volte sia la Coppa del Rey che la Supercoppa spagnola e ben 2 Champions League. Inoltre anche un mondiale con l'Argentina, anche se non da protagonista, e una Coppa America invece da protagonista assoluto. Per quanto riguarda i premi personali ha vinto per 8 volte la scarpa d'oro, ma soprattutto ha vinto il pallone d'oro per ben 5 volte in carriera, dimostrando a tutti che anche a giorni nostri Maradona sarebbe considerato il più grande giocatore di tutti i tempi. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!